Finalmente questa super ragazza è qui nuovamente con voi, quindi sì, ho ricominciato a postare. Per chi non l'avesse visto, se lo fosse perso, ho messo un video dove appunto spiego perché sono sparita, ma finalmente sono qui con voi. E quindi, per chi non mi conoscesse, io sono Gill e questo è il mio canale. Come avrete visto dal titolo, questo è un video dove appunto rispondo alle domande che mi sono state poste da voi su Twitter sulla Corea. Ovviamente io non sono coreana, quindi risponderò in base appunto all'esperienza che ho avuto e a come ho potuto organizzare questo viaggio. Quindi incominciamo subito con la sigla. Ovviamente dipende, ci sono tante compagnie innanzitutto con cui andare, i prezzi variano dal periodo, che sia appunto da quanto prima li prendete. Se non sbaglio io l'ho pagato 580 il biglietto, comunque li trovate anche a 500 euro. Quando ti avvicini poi alla data si alzano tantissimo, li ho trovati anche a 700-800 euro, quindi ovviamente sapete che il prezzo migliore va dai 500 ai 600. Se poi siete fortunatissimi lo trovate anche a meno, magari una promozione o qualcosa, ben venga per voi, però appunto più o meno il prezzo è quello. Gabi mi ha consigliato aprile e maggio più o meno, insomma il periodo di primavera, e poi il periodo di autunno, ottobre ed settembre. Mi sconsigliava Gabi proprio il periodo invernale ed estivo. Estivo perché appunto mi diceva che il clima è afosissimo, cioè caldissimo, proprio di quei caldi estremi che io sinceramente non mi aspettavo, insomma pensavo fosse un caldo tranquillo, invece no, mi ha proprio detto che è impossibile uscire. E mi diceva non venire mai in inverno perché fa freddissimo, cioè si va anche sotto gradi, nevica molto spesso, quindi mi diceva appunto che è proprio il periodo da evitare. La zona migliore secondo il mio punto di vista è Hondae, dove appunto noi siamo state, e Gangnam. Perché? Perché sono le più centrali e anche perché sono le più vicine alla linea verde. Che cos'è la linea verde? La linea verde è una linea appunto della metro, che è quella linea che gira praticamente in un quadrato, quindi si fa a tutti i posti, è quella che praticamente ti porta ovunque e quindi è considerata più centrale. Secondo il mio punto di vista sei più comoda se sei vicino alla linea verde. Quindi, ricapitolando tutto, Hondae e Gangnam. Tra l'altro Hondae c'è l'università, l'Hongyik University, quindi comunque c'è la zona anche dove ci sono tutti gli studenti, tutti i pub, i club, quindi comunque c'è anche vita notturna. Stessa cosa a Gangnam, quindi appunto sia tutto in quelle zone, ovviamente dal vostro budget. Ovviamente andate da un ostello che appunto pagate pochissimo a posti in cui comunque pagate di più. Personalmente non mi piacciono gli ostelli, sento la necessità di essere libera, di dover mettere le mie cose tranquillamente senza l'ansia o la paura che comunque sono in stanza con altre persone e cose così. No, mi piace. Secondo me, proprio per la mia esperienza, vi consiglio le case. Su Airbnb ci sono le case che appunto voi potete affittare. Ovviamente questo se siete in tante è conveniente, perché se siete in 5-6, anche in 4 come eravamo noi, dividersi il costo di una casa potete rendervi conto che conviene. Per esempio noi per 2 settimane abbiamo speso sui 300 euro a testa. Secondo me comunque poi hai più libertà anche di decidere quando mangiare, dove mangiare, di ritornare quando vuoi, hai molta più libertà rispetto a un hotel. Secondo il mio punto di vista poi l'hotel è anche molto più caro rispetto a una casa, quindi ecco sì, se dovete fare un viaggio in Corea e scegliere, cioè sceglietevi la casa perché veramente siete comodissime, è molto meglio e sono molto più belle. Ma se avevo risposto nella domanda precedente, dipende dalle vostre necessità, da dove volete stare, dipende da un sacco di cose. La casa potete prendervi tipo quella lussuosissima e quindi andate magari a spendere 500 euro, oppure potete prendere quella tranquilla. Vi ripeto, noi avevamo veramente una bella casa con appunto tante stanze, videoproiettore eccetera, abbiamo pagato, come vi ho già detto prima, 300 euro a testa, quindi non è neanche tanto per 2 settimane. Quindi sì, appunto pipiù o meno per l'alloggio si spende dai 200 ai 300-400, ecco. Poi dipende sempre da voi, ripeto, perché se volete andare in un hotel 5 stelle, ovviamente il prezzo salsa. È un po' una vostra scelta. Dovete sapere che mentre io faccio i video parlo anche con Ilaria, una mia amica, e gli ho detto che stavo facendo il video sulla Corea. Quindi praticamente lei mi ha detto anche io ho una domanda da fare, quindi sentiamo che domanda. Io ho un po' paura sinceramente conoscendo la soggetta. Ma soprattutto ai coreani piacciono le italiane, no? Così. Dovevo immaginarmi. Allora, come rispondo io a questa domanda? Che ne so io?
Allora, a parte che io sono un po' di parte, perché nel senso sono cubana più che altro, però allora penso di sì in realtà. Presumo di sì, perché comunque vedevo anche con le mie amiche, insomma nei club ci provavano, però ecco, io sono fissata con l'idea che appunto il coreano vede la straniera, pensa che sia più facile e quindi ci prova, però insomma presumo di sì perché appunto noi abbiamo tanti canoni, cioè le italiane hanno comunque tanti canoni, insomma in generale l'europea ha tanti canoni che il coreano ricerca, tipo la doppia palpebra, comunque il viso fino, le forme, tipo anche, cioè comunque la ragazza mediterranea. Quindi io penso, ovviamente, scusate, ma io tipo, io non, cioè, devo aspettare una domanda così. Io presumo di sì, penso di sì, Daria, io ti ucciderò, sappilo. Allora, vi dico che io ho stramangiato in Corea, veramente ho mangiato come un maiale, veramente. Sono anche ingrassata in Corea, penso. Cioè noi finivamo di mangiare, andavamo subito tipo in un bar, poi cioè, io e Rebecca mangiavamo veramente sempre a tutte le ore. Rispondendo alla domanda, penso che veramente costi pochissimo mangiare in Corea, anche perché ti puoi sedere nel tavolo, siete in 4 e siccome le pietanze veramente sono abbondantissimi, potete anche prendere 3 cose, 2 cose, cioè potete veramente dividervi in 4, magari 2 cose. Noi facciamo molto spesso così perché veramente se no non finivamo. Tra l'altro ci sono molti street food, quindi anche lì costa 2000 won, 3000 won, che sono più o meno 2 euro, 3 euro e ti saziavi, quindi sì, costa veramente poco. Voi ancora non l'avete visto perché ancora non ho messo il video di questa cosa, ma è il castello Gyeongbokgung, presumo si dica così. Era il castello dell'imperatore, è veramente meraviglioso. Ci sono tutte le parti, poi le spiegazioni, poi c'è il giardino, poi più avanti c'è il museo dove vedi la storia della Corea. Quel posto per me è stato veramente il posto più bello che avessi visitato, insieme anche questo non l'avete ancora visto, ma insieme anche a un tempio buddista bellissimo. Li vedrete perché ho fatto tutti i video. Secondo me c'è proprio da fare un video a parte in cui vi posso spiegare e dire tutti i posti che secondo me sono da visitare a Seoul. Mentre per quanto riguarda le città da visitare, insomma, ovviamente uno si può fare tutta la Corea. Ok, mi sono resa conto che forse per tutto il video io ho detto Seoul invece di dire Seoul. Vabbè, no parole. Vabbè, continuiamo. Quindi le particolari sono Busan, Seoul, Jeju e Daegu. Non so se questa domanda mi sia stata fatta per quanto riguarda il coronavirus o se per quanto riguarda appunto la malavita, ecco. Per quanto riguarda la prima potrei dare il mio parere, però magari è un parere discordante, insomma non voglio aprire una questione. Per quanto riguarda invece la malavita, raga, no, cioè secondo me è uno dei paesi più tranquilli, più sicuri dove io sono andata, cioè persino i ragazzi se ti sfiorano ti chiedono scusa 10.000 volte. È capitato a una ragazza con cui sono andata che una ragazza gli pestasse le scarpe, inizia a chiedere scusa, a fargli complimenti, delle cose veramente tra virgolette assurde, cioè era veramente l'educazione che c'è è estrema, quindi no, non l'ho visto come un paese pericoloso, un paese maleducato né nulla, quindi state tranquille, andate che non vi succede nulla. Quindi nulla ragazzi, queste erano le domande che voi mi avete posto su Twitter. Spero di aver risposto in modo giusto, in modo adeguato a queste domande. Se avete altre domande fatemele nei commenti qui nel video sotto, ricordatevi di mettere mi piace e anche di condividerlo. E quindi nulla, ci vediamo nel prossimo video e appunto fatemi sapere se volete la parte 2 con altre domande che appunto mi ponete voi.